Buongiorno e benvenuti. A Giovanni Galletti, nominato ebanista reale, vennero assegnati quale dimora e sede della bottega e come già ne aveva goduto il suo illustre predecessore, alcuni locali presso la Regia Università di Torino, sita in Contrada del Po. Poche sono le notizie documentalmente verificate in merito alla vita di questo ebanista piemontese, successore del ben più famoso Pietro Piffetti. Molto probabilmente nacque nel 1735 a Venaria Reale, ove videro la luce i suoi 7 figli e dove ebbe bottega fino al 1777. Vittorio Amedeo III di Savoia, così come i suoi predecessori, aveva fatto del grande palazzo di Venaria non solo luogo di frequenti soggiorni di piacere e di caccia, ma anche sede, certamente dopo Torino, per espletare molti atti di governo. Dunque, proprio alla Venaria viene notato da qualche importante personaggio di corte o dal re stesso. Questa acquisita benevolenza permise al Galletti di avere la meglio su altri ebanisti presenti a Torino. Pietro Piffetti, ebanista reale, di cui abbiamo parlato nella nostra puntata numero 12, muore il 20 maggio 1777. 10 giorni dopo, Giovanni Galletti, con lettere patenti, dettate dal re proprio alla Venaria, viene nominato suo successore. La nomina ricalca quasi alla lettera la formula che era stata usata per il Piffetti. Venne incaricato cioè non solo di produrre nuove opere, ma anche e soprattutto di mantenere in buono stato e decente tutti gli immobili esistenti e che saranno tanto in questa città che nei luoghi di piacere. Lo stipendio fu stabilito in 300 lire annue. I mobili di nuova costruzione venivano pagati a parte. Gli verrà assegnato lo stesso alloggio con bottega presso il Palazzo dell'Università degli Studi, in parte adibito a sede di laboratori artigiani. Presumibilmente, verso la fine dell'anno, il Galletti vi si stabilirà con la moglie e i 7 figli. L'ultimo nato ha circa 2 mesi di vita. La sua bottega non avrà mai una grande espansione, in quanto sembra accertato che avesse 2 soli collaboratori. Dai registri contabili sabaudi risultano numerosi pagamenti per riparazioni eseguite su mobili nei reali palazzi, per l'esecuzione di nuovi mobili, ma anche forniture strumentali per la fabbrica degli arazzi, quali i pettini d'avorio per la tessitura. L'identificazione delle opere ascrivibili alla bottega del Galletti è oggetto di studio relativamente recente. Gran parte sono ancora da identificare o attribuire, riconoscibili nei documenti soltanto una decina. L'arco di tempo analizzato va dal 1771 al 1818, passando anche attraverso il periodo repubblicano di dominazione francese. Galletti è interprete di 2 modi stilistici, la transizione e il neoclassico. La prima parte della produzione,
che appunto risale all'inizio degli anni 70, per alcuni anni è cronologicamente parallela a quella di Pietro Piffetti. Quando gli succede nella carica e nel laboratorio, è naturale pensare che se ne senta un po' il continuatore. L'innovazione stilistica sarà graduale. Le scritture relative alla produzione degli anni 70 descrive arredi con cassetti a profilo centinato, gambe a voluta, fianchi mossi e altre sopravvivenze barocche, ma contemporaneamente ad altri già alla foggia neoclassica. Il nuovo stile si affermerà dal 1780 in poi, sempre dalle scritture contabili. Nell'arco di circa 50 anni si conta la produzione di circa 90 arredi, destinati in gran numero ad Allier, ai vari appartamenti dei duchi del Chiablese, a Palazzo Reale, a Venaria, a Moncaglieri, a Rivoli. Molti inginocchiatoi e pregadio, tavoli e tavolini, secrétaire, scansie, cantoniere, cassette, giochi del trick-track, una scrivania con gambe snodate per facilità di trasporto, cassettoni. Dall'elenco dei lavori emergono anche tagliatartufi, calamai in legno e altri piccoli oggetti. L'atto decessi numero 935 del 1819 recita: l'anno 1819, il 25 del mese di marzo alle ore 9 di mattina in Torino, avanti noi Decurione, deputato allo Stato civile, sono comparsi i signori Carlo Martina, orologiaro, e Giovanni Bussolino, calzolaro, i quali hanno dichiarato che ieri alle ore 10 di sera si è reso defunto di vecciaia nella casa della Regia Università numero 45, Contrada del Po, al primo piano, il signor Giovanni Galletti, d'anni 83 e mesi 6, ebenista della Real Casa, nativo della Veneria e dimorante in Torino, vedovo della signora Teresa Fleury, figlio degli furono Carlo e Teresa Galletti, e previa lettura si sono sottoscritti a riserva di Bussolino, che disse di non saper scrivere. A Giovanni Galletti succede nella carica il figlio Carlo. La nomina è del 9 aprile 1819. L'attività di Carlo, assai modesta in confronto a quella del padre, è stata documentata fino al 1832. Invitando ad iscrivervi al canale, porgo cordiali saluti.